Buongiorno, oggi siamo alle Cascatelle del Conca, questo perché avevo bisogno dell'acqua per mostrarvi una cosa e parlarvi dell'argomento del video di oggi. Come funziona il filtro polarizzatore? Beh, praticamente egli permette alla luce proveniente solo da una certa direzione scelta attraverso l'utilizzo della ghiera del filtro polarizzatore, di colpire il sensore, cancellando e bloccando praticamente tutta la luce che riflettendosi si diffonde nell'ambiente. Questo cosa comporta? Comporta che il riflesso sulla superficie, ed ecco perché l'acqua, viene completamente cancellato. Ma non solo, c'è anche un'altra parte molto importante del filtro polarizzatore, ed è che proprio per il motivo per cui questi riflessi vengono cancellati, i colori risulteranno molto più accesi e molto più vividi. Adesso vi faccio vedere. Ok, ho finalmente trovato una nuova composizione. Sono venuto dalla parte superiore della cascata poiché laggiù c'era un sacco di rumore e tra l'altro la luce non veniva riflessa molto bene poiché c'erano gli alberi sopra che con le fronde un attimo coprivano la luce che arrivava diretta dal cielo, mentre invece qua su, come potete vedere, c'è un fiume che mi passa vicino ed essendoci un buco esattamente proprio tra le piante, il cielo viene completamente rispecchiato sull'acqua. Ora, ho trovato questa composizione, come vi dicevo, dove ho queste foglie che magari portate dall'acqua quando era un pochino più pieno il fiume, si sono ammassate in questa conca creata dalle rocce e si esporgono da essa, dalla roccia, delle penisole che conducono lo sguardo, soprattutto queste, esattamente verso la roccia che c'è qua sullo sfondo. Ora la foto non è polarizzata, ho il polarizzatore montato, però non è orientato in modo che schermi la luce che proviene, dall'ambiente. Per cui ora vi faccio vedere attraverso lo schermo del monitor che andando a girare la ghiera davanti, quella che ha l'obiettivo, l'immagine pian piano assumerà sempre più colori e guardate quanto è cambiata rispetto a prima. Adesso farò una foto con il filtro polarizzatore e una senza modificarle, giusto per farvi capire con l'ausilio di questo strumento quanto possono cambiare le vostre fotografie. Noterete nella seconda immagine, quella senza polarizzatore, che il riflesso nell'acqua viene totalmente cancellato, lasciando trasparire i colori più saturi dell'acqua, quelli del muschio che si crea sul letto del fiume e il rosso che c'è delle foglie in primo piano. Un piccolo trucchetto che può tornarvi utile per capire quando il filtro polarizzatore funziona nel miglior modo possibile, insomma, è attraverso l'ausilio dell'istogramma che abbiamo qua in alto a destra, almeno nella mia macchina fotografica. Girando infatti la ghiera, come potete vedere, e non andando a toccare assolutamente nessun dato di scatto, noterete che l'istogramma si sposta sempre più verso sinistra. Questo perché? Perché la luce appunto riflessa sulle rocce, che è molto luminosa, viene totalmente cancellata, quindi la fotografia è come se perdesse quasi qualche stop di luce, per cui la posizione migliore per il mio filtro fotografico è questa. Tra l'altro io ora vi ho portato in questo luogo in cui c'è un fiume che scorre, c'è l'acqua che riflette il sole, c'è l'acqua che riflette la luce del cielo, ma secondo me non è questo in realtà il posto in cui il filtro polarizzatore funziona meglio. Tutti lo usano per questo in realtà, perché magari uno va a fotografare il mare e dice voglio vedere il fondale, uso un filtro polarizzatore, è giustissimo. Però secondo me, personalmente, credo che il posto in cui questo filtro funziona meglio sia il bosco. Come potete vedere dall'inquadratura sullo schermo, ho già trovato questa composizione in cui c'è questo ramo che praticamente conduce esattamente lo sguardo verso questi altri due alberi che creano delle linee di fuga.
poi qua su in cima si vede il profilo della cresta della montagna, da dove potrebbe, io spero col tempo, arrivare un pizzichino di luce, visto che ormai il cielo è completamente coperto, non resta che aspettare per vedere. Voglio modificare un attimino l'inquadratura perché credo che sia leggermente sbilanciata, forse ha bisogno di una leggera inclinazione, ecco così era perfetta, così è molto meglio. E poi casualmente sono cadute 2 foglie, 3, proprio nei punti in cui volevo che fossero, bellissime, guarda che culo. Eccoci qua, così. Ora, andando a girare quindi la ghiera del filtro polarizzatore, come potete vedere tutta la luce, adesso non posso zoomare, tutta la luce comunque che voi vedete riflessa sull'erba, adesso la metto a fuoco, eccoci qua, che vedete riflessa sull'erba, viene completamente a sparire. Eccolo qua, mamma mia. E guardate che razza di colori che vengono fuori. Questo qui è il filtro di cui avete bisogno quando andate a fotografare l'autunno, è il filtro con cui collaborare quando volete veramente carpire i gialli, gli arancioni, i rossi che vengono a crearsi nel periodo autunnale, e non solo, anche nel periodo primaverile probabilmente. Questo è un filtro che un fotografo, un fotoamatore, paesaggista deve sempre avere. I dati di scatto sono diaframma 11 ISO 100, in modo che io abbia una velocità di scatto abbastanza lenta, di modo che io comunque per ogni scatto abbia una profondità di campo abbastanza estesa, di modo che una volta che vado a sovrapporle in post-produzione non ho magari parti tra una foto e l'altra che siano fuori fuoco o sfocate. Scommetto che questa immagine da ultimare in post-produzione sarà un demonio, poiché ho bisogno di fare un focus stacking, visto che sono molto vicino con il tronco all'obiettivo e vorrei che almeno questa foglia qui fosse a fuoco e così tutto il resto, ma c'è una porzione di cielo che è esageratamente troppo esposta e voglio recuperare anche quella, per cui non sarà soltanto un focus stacking ma sarà anche un bracketing, per cui si tratta di circa, penso, 9 immagini da unire in post-produzione. Diciamo che non è l'immagine più leggera che io abbia mai fatto, insomma, però sperando che viene fuori qualcosa di carino, adesso procedo a farla. Dal momento che vogliamo parlare di filtri polarizzatori, però non possiamo non dire quale sia l'altra faccia della medaglia. I filtri polarizzatori purtroppo sono dei filtri scuri, per cui tolgono 1 o 2 stop all'immagine. Questo cosa vuol dire? Che nelle zone di poca luce voi potreste ritrovarvi a scegliere tra una foto perfetta, per esempio, ma con i colori un po' slavati, oppure una foto dai colori perfetti ma rumorosa, poiché siete stati costretti ad aumentare gli ISO per compensare quei 2 stop persi dopo aver montato il filtro. Detto questo, io non credo di avere più null'altro da dire, spero di avervi convinto che effettivamente per un fotoamatore di paesaggio il filtro polarizzatore è il filtro più importante, che viene molto prima dei filtri ND, molto prima dei filtri Black Mist, che sono inutilizzati praticamente. E niente, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto e noi ci vediamo al prossimo video.